Ed eccomi qui in questo nuovo video per voi. Namaste, benvenuti a tutti. Ho deciso di fare questo video dopo aver fatto una ventina di giorni in Italia, proprio perché, come dico spesso nei miei video, non puoi leggere l'etichetta se stai dentro alla bottiglietta, e quindi probabilmente parte integrante del mio servizio è proprio quello di riuscire a vedere da fuori quello che spesso non si vede da dentro, e lo faccio lavorando con le persone, vedendo le loro dinamiche ormai da anni e anni, e lo posso fare vivendo in Thailandia e vedendo l'Italia dall'esterno. Adesso erano molti anni che non venivo in Italia e sono tanti anni che non vivo in Italia, e venire 20 giorni lì mi ha dato la possibilità di vedere meglio quello che stanno vivendo le persone che seguo e le persone che vivono in Italia. Da una parte potrei pensare che la situazione è peggiorata, dall'altra potrei pensare che, essendomi io ulteriormente trasformata, riesco a vedere, a sentire, a percepire delle cose che prima non erano presenti nella mia coscienza, non mi erano permesse di vedere fondamentalmente. Allora, ci sarebbe da fare un discorso enorme e farò molti video sull'argomento. Voglio fare un video specifico sull'alimentazione, un video specifico sulla spiritualità, un video specifico sulle possibili opportunità che ci sono di alternative. In questo video, per iniziare, voglio condividere con te quello che mi è arrivato a primo impatto, proprio come strumento di riflessione e non tanto come critica di quello che si può vivere in Italia, ma come possibilità di vedere un'alternativa, di vedere qualcosa che è oltre, perché ciò che genera maggiore danno è l'ignoranza e l'inconsapevolezza. E l'ignoranza e l'inconsapevolezza ci fa credere che esiste un'unica realtà, che tutto ciò che vediamo è l'unica possibilità, è l'unica opportunità, quando invece ci sono innumerevoli vie diverse, innumerevoli stili di vita diverse, innumerevoli opportunità differenti. È che se stiamo soltanto dentro alla bottiglietta non possiamo né leggere l'etichetta né vedere tutto quello che sta fuori. Allora, intanto, quando sono arrivata, il primo impatto, la prima cosa che ho sentito è stata proprio l'energia, la differenza vibrazionale. Sono atterrata a Roma e ho sentito una pesantezza enorme a livello energetico. Ovviamente, se sei lì, sei abituato e magari non lo senti quanto lo sento io. Vivendo in un'isola tropicale da anni, nel momento in cui arrivo in una cappa energetica dove c'è una coscienza collettiva pesante, lo sento istantaneamente. Mi sono resa conto di quanto il sistema sia malato, non che non lo sapessi prima, ma ne ho avuto ulteriori prove, ulteriori conferme continue, e di quanto la società sia strutturata con l'intento di farti rimanere dormiente, di farti rimanere povero, di farti rimanere malato, in tutti i sensi. Ci sono continue induzioni ipnotiche che ti circondano. Basta camminare nel centro di una città e vedere quanto sono forti le comunicazioni e le strategie di comunicazione per distrarti. Scritte, immagini, luci, suoni, rumori. La nostra mente assorbe tutto come una spugna. Immaginate che uno degli esercizi che do in coaching è quello di scrivere dei post-it in casa o in camera o in macchina, di appenderli e non necessariamente di leggerli. Perché? Perché il nostro inconscio non assorbe solo ciò che quel nostro focus ha impresso in quel momento, ma assorbe tutto l'ambiente circostante.
E quindi se io sono in una stanza e ho dei post-it, anche se non li leggo, il mio inconscio assorbe quelle informazioni. Immaginatevi nel centro di Roma o nel centro di una grande città dove camminando arrivano continue luci, pubblicità, induzioni ipnotiche, scritte a destra, a sinistra, davanti, ovunque intorno a te. Suoni, rumori, voci, polemiche. Tutto questo è assorbito dentro di te. Io vivo in un'isola tropicale da diverso tempo, ma sono stata in grandi città qua in Thailandia, ad esempio a Bangkok, che dicono sia molto inquinata, eccetera. Nulla a che vedere con le città italiane, perché l'inquinamento qui in Thailandia è abbastanza palese, abbastanza evidente. I thailandesi, sia a livello di inquinamento, ma anche proprio a livello generale, vediamo l'inquinamento come una metafora, sono senza maschera. E quindi quello che vedi è, non hanno delle maschere, non hanno delle coperture. E quindi se cammini per Bangkok, magari giri l'angolo, trovi un mucchio di sacchetti lì di spazzatura cartocciata o senti la puzza delle macchine vecchie che inquinano e dici c'è inquinamento. In Italia l'inquinamento è più sottile, più nascosto, più mascherato, esattamente come le persone indossano molte più maschere. E quindi lì per lì, se non hai un certo livello di percezione, se non hai una certa sensibilità, non ti accorgi più di tanto, ma è molto più forte. Intanto, il bombardamento di scie chimiche che c'è costantemente, ovunque in Italia, noi siamo stati al nord, al centro, al sud, ovunque bombardamento di scie chimiche. Guarda al cielo e ti accorgi che giocano a tris. Sappi che dall'altra parte del mondo questo non esiste. Queste scie chimiche, queste sostanze che vengono sprigionate nell'aria, con la pioggia ci bagnano, si sprigionano nell'aria, vanno ad innaffiare i nostri campi e così anche se mangio bio, respiro e mangio quella roba lì. Questa è stata una delle prime cose che ho sentito molto forte, l'inquinamento, il fumo. Qui in Thailandia cammini in centro città, anche a Bangkok, e non senti la puzza di fumo. Il fumo è nocivo, il fumo fa male alla salute, ormai si sa, non siamo i primi del Novecento, quindi è risaputo tutto ciò che provoca il danno dal fumo di sigaretta. Eppure in Italia c'è una percentuale altissima di fumatori, altissima. E a differenza dell'Asia, dove ci sono le aree fumatori, e se tu sei fuori in stazione non senti l'odore del fumo, perché se devi fumare vai nell'area fumatori, se non vuoi fumare non ti respiri l'odore del fumo, in Italia tutti fumano ovunque. E quindi anche se tu non fumi, in realtà fumi, perché camminando ti respiri sigarette di continuo. Per carità, questo perché avviene? Perché la gente è più stressata, perché la gente ha più tristezza, perché la gente è più in ansia e quindi che cosa fa? Usa la coccola della sigaretta per fumare. Qua le persone sono più tranquille e qui entra in gioco l'influenza della religione di cui parlerò poi in un altro video e di conseguenza non c'è questo bisogno di intossicare i propri polmoni. Quindi questa cosa di nuovo è stata scioccante perché non immaginavo che così tante persone ancora adesso, con le conoscenze che ci sono, fumassero. Posso capire un ragazzino che magari deve sperimentare questa cosa, eccetera, ma vedere persone di tutte le età, di tutti i livelli, anche da un punto di vista economico, con la sigaretta mi ha abbastanza spiazzato, perché mi ha confermato l'ignoranza e che è forte. Ovviamente non dico queste cose per giudicare, ma per svegliare, per far capire che non è normale. Un'altra fonte di inquinamento è l'inquinamento acustico. L'inquinamento acustico in Italia è fortissimo. Ambulanze,
di continuo. Tornando all'esempio di Bangkok, vai in centro a Bangkok, che è grande 3 volte Milano, e difficilmente senti un clacson, raramente senti una sirena. Vai in centro a Roma, ogni 10 minuti suona una sirena, che sia un'ambulanza, che sia della polizia, che sia dei parlamentari che devono oltrepassare il traffico e così via, sirene di continuo. Questo porta inquinamento acustico, stress psicologico, inquinamento acustico perché le persone gridano. Perché gridano così tanto le persone in Italia? Perché c'è questo caos? Abbiamo fatto poi lo scalo in Germania, che è a 2 passi, voglio dire, e c'era già una differenza abissale. Quindi non è soltanto, per dire, una cosa dell'Asia che dici sono tutti tranquilli, c'è silenzio, eccetera. No, perché vai in Germania e non c'è più quel caos. In Italia tutti urlano e noi lo vediamo qua vivendo all'estero. Se cammini per strada e senti qualcuno urlare, è italiano. Se cammini per strada e senti qualcuno litigare, è italiano. Perché abbiamo così tanto bisogno di farci sentire? Perché abbiamo così tanto bisogno di urlare? Perché camminiamo per strada parlando da soli attraverso un audio che mandiamo su WhatsApp di 10 minuti, dove stiamo facendo un monologo interno che potrebbe avvenire all'interno e abbiamo bisogno di esternarlo a voce alta? Perché? Quale parte di noi non è in grado di farsi sentire nel silenzio? C'è un mio caro amico che dice: quando proprio non puoi stare in silenzio, allora canta. Se proprio non puoi cantare, allora parla. I grandi maestri insegnano proprio l'arte del silenzio, la capacità di stare in silenzio, di stare in introspezione. Quanto è importante stare in silenzio e quanta confusione dà il rumore, i suoni, le parole. Entri in metropolitana, 1000 persone che parlano. Sono 1000 informazioni che ti entrano nella testa, unite alle scritte, unite ad altri rumori, unite a flash, immagini. Questo fa lavorare enormemente il nostro cervello. Immaginate il cervello come una sorta di computer. Questo computer in Italia riempie il suo cestino costantemente. E come possiamo svuotarlo, questo cestino? Possiamo svuotarlo andando in luoghi di pace, andando in luoghi spirituali. Ci sono dei luoghi spirituali molto potenti in Italia. Ne parlerò in un altro video, quindi se non l'hai già fatto iscriviti al canale, perché a breve farò diversi video sull'argomento. C'è tanto da parlare e tanto da aiutare. Come posso pulire il mio cestino? Posso pulirlo stando in silenzio, posso pulirlo nella meditazione, nell'immobilità, nell'ascolto, restando in presenza. Un'altra cosa che ho percepito in Italia è il distacco, il senso forte, illusorio di separazione che le persone hanno. Noi siamo uno, noi siamo un tutt'uno. L'altro è una divinità, è un'essenza divina. E qui in Asia la religione insegna questo fin dalla piccola età. È normale aiutare un'altra persona, è normale vedere Dio in un'altra persona. In Italia c'è un senso di separazione enorme, quindi cammini per strada e le persone si sentono separate da te. Magari per te è normale, ma non è normale. Non è normale avere questo senso di separazione. Non è normale sentirsi così soli, così separati, così divisi dal mondo esterno. Questa è una delle più grandi illusioni. Questa è una delle più grandi illusioni. E ho provato davvero tanta compassione
soprattutto per i bambini, per i ragazzi che crescono in una società pensando che tutto l'esterno può fregarli, può truffarli, può derubarli, può rapirli. Riflettiamo su questo, perché i ragazzi giovani sono il nostro futuro e dovrebbero crescere nella gioia, nell'amore, nella consapevolezza, nella fiducia. Come puoi avere fiducia se devi blindarti, se devi mettere sbarre ovunque, lucchetti ovunque perché sennò ti rubano, se devi stare attento a uscire alla sera perché sennò qualcuno potrebbe disturbarti? Mio figlio è stato adesso un paio di giorni a Bangkok da solo. Non mi sarei sentita tranquilla a farlo stare 2 giorni da solo in centro a Roma o in centro a Milano, in mezzo a tutta quella delinquenza che gira la sera, che gira la notte. E qui inizio a fare una delle prime previsioni. L'Italia strada facendo diventerà un po' come il Sud America sotto un certo aspetto, dove alla sera devi uscire armato per proteggerti, una donna da sola sui mezzi la sera è meglio che non ci vada e cose di questo tipo. Perché? Perché purtroppo il sistema è corrotto, il sistema è malato, sta arrivando sempre più delinquenza in Italia e non c'è un sistema che porta ad un'integrazione anche alle persone che arrivano da molti anni, dalla fine della seconda guerra mondiale. Andatevi a documentare su questo, non credete a quello che vi dico, informatevi, ci sono diversi testi, diversi manoscritti, diversi video di YouTube che ne parlano. Da molti anni è stato deciso che l'Italia sarebbe diventato un paese non più degli italiani fondamentalmente, cioè un paese multietnico dove veniva persa piano piano la cultura italiana e dove fondamentalmente si sarebbe indebolito il popolo, perché un popolo con dei propri valori, con dei propri principi, un popolo forte, un popolo che non ha più un credo, una religione, dei valori, una struttura e tutto il resto, è un popolo tendenzialmente più debole. E in Italia non è che si apre la cultura perché arrivano persone da tutto il mondo, persone evolute, persone che investono in Italia e così via, come ad esempio accade qua in Thailandia, ma chi arriva? Arrivano persone che scappano fondamentalmente dal loro paese e quando arrivano in Italia non hanno una formazione, un supporto che li fa integrare in una società e fa sì che loro diventino un contributo per la società. Esempio di nuovo con la Thailandia. In Thailandia, se non lavori, non puoi stare qua. In Thailandia non si vedono barboni per strada, a parte nelle grandi città dove ci sono dei poveri esclusivamente thailandesi che chiedono l'elemosina, che sono appunto nella povertà. Ma non esiste che una persona di un altro paese venga qua a mendicare. Se sei di un altro paese o vieni qua per dare un contributo o non vieni, non puoi starci. In Italia che cosa succede? Aperte le porte a tutti, ovviamente fatto apposta, aperte le porte a tutti, ma il lavoro non te lo diamo, quindi tu rimani in strada e che cosa succede? Devo mangiare, divento un delinquente, o lavoro in nero, o chiedo l'elemosina. Nessuno di questi è un qualcosa di benefico né per la singola persona né per la società. E visto che sta continuando questo gioco, che cosa succede? Che la delinquenza aumenta,
che la povertà aumenta. Non ho mai visto così tanta povertà in Italia come quest'ultima volta che sono venuta. Negozi chiusi, persone in crisi, persone su persone che mi hanno detto che stanno passando un periodo difficile da un punto di vista economico. Anche questo è fatto apposta, anche questo era previsto già da diversi anni. È tutto strutturato. Le nascite, la gente senza soldi, gli italiani riducono le nascite, gli stranieri aumentano le nascite. Che cosa succede? Che se la vediamo da qua a 50 anni saranno molti di più gli stranieri piuttosto che gli italiani, perché gli italiani non stanno più a fare figli. Ovviamente tutto questo non è fatto a caso, è tutto studiato, è tutto fatto apposta. E previsione, da qua a un po' di anni, gli italiani saranno o amalgamati in una società che, come vi ho detto prima, sarà simile a una situazione in Sud America, oppure andranno ad isolarsi in ashram, in centri fuori dalla società, oppure andranno a vivere da un'altra parte. Non voglio essere drastica, ma fondamentalmente è questo che andrà ad accadere ed è questo che vuole chi è al potere in questo momento. Ovviamente tu hai delle alternative, perché poi io parlo molto dello svegliare le persone e ancora di recente una persona mi ha scritto sì, facile dire di svegliarsi, ma se io sono qua a pensare a come pagare le bollette, come faccio a pensare a svegliarmi? Ed è proprio questo che ha fatto il sistema, ed è proprio questo il gioco del sistema, perché abbondanza e risveglio vanno di pari passo. Se noi siamo nello stress, preoccupati perché non sappiamo se arriviamo o meno a fine mese, come posso pensare alla mia meditazione, alla mia pratica spirituale, all'aiutare gli altri se non riesco neanche ad aiutare me stesso? E ovviamente questo è un gioco del sistema. E la società italiana non ti permette di essere libero, o meglio, fa il possibile per far sì che tu non lo sia. Poi ci sono dei grandi imprenditori anche in Italia che nella maggior parte dei casi magari hanno delle aziende all'estero o vivono almeno metà dell'anno all'estero, pensiamo a Roberto Re, pensiamo a grandi imprenditori italiani, ma fondamentalmente quanto è piccolo quel numero rispetto alla percentuale di povertà che c'è in Italia. Tutte le persone che vivono qui sull'isola dove vivo io e che hanno un alto livello di abbondanza in Italia non starebbero così bene se dovessero pagare le tasse che ci sono in Italia, se dovessero rispondere a tutte quelle scartoffie che il sistema pretende da te per generare stress fondamentalmente, per generare tensione, per generare nervosismo. Tutto è complicato in Italia. Vuoi aprire una cosa, vuoi fare una cosa, hai un progetto, è tutto estremamente complicato. Devi rendere conto di tutto, nulla ti appartiene. Hai soldi in banca e non puoi prelevarli. Cioè, delle cose assurde non sono normali. Cioè, qua in Thailandia vai in banca, hai 10.000 euro in banca. Se li vuoi ritirare, vai in banca, chiedi di ritirarli e oggi li ritiri. E basta, sono i tuoi soldi, è normale. Lì no. Hai dei soldi in banca, chiedi di ritirarli, devi dare 1000 motivazioni, perché non sono tuoi. Devi dare 1000 motivazioni. Se vai da un bancomat puoi ritirare solo un minimo, hai un massimo di ritiro mensile. Se hai dei soldi in casa li devi dichiarare. Ma di cosa sei libero? Parliamo delle strutture ospedaliere. Altra previsione. Strada facendo, le strutture ospedaliere gratuite saranno quelle per i poveri, mentre chi se lo può permettere va nelle strutture a pagamento.
Altro che si dice in Italia, vabbè, ma pago le tasse, ma c'ho la struttura ospedaliera, c'ho tutto ciò che è medico gratis. Ma col cavolo. Intanto se vai in una struttura ospedaliera in Italia pubblica rischi di prenderti qualcosa, perché ho parlato con diverse persone che sono entrate, si sono prese infezioni, hanno dovuto aspettare delle ore, persone che rimangono su delle brandine nel corridoio per ore, persone che richiedono un appuntamento anche per una visita importante devono aspettare dei mesi. Se è una visita importante, fra dei mesi sono morto se sto a aspettare. Se ho i soldi vado in una clinica privata e questo sarà il futuro. Idem per quanto riguarda le scuole. E ho parlato con diverse persone che mi hanno detto: mio figlio nella scuola pubblica non ci va più, va nella scuola privata. Perché? Perché la scuola pubblica ormai è piena di delinquenza. Ragazzini che portano il coltello a scuola, minacce, soprusi, bullismo e così via. E i bambini italiani che hanno un po' più di soldi, perché poi torniamo sempre al discorso soldi, che cosa fanno? Vanno in scuole private, oppure un'altra alternativa saranno le homeschooling, le scuole dove ci si raduna, si studia a casa, si creano dei piccoli gruppi e si studia a casa. Quindi queste saranno un po' le soluzioni future. Un'alternativa è anche iniziare a pensare che ci sono luoghi dove si può vivere in modo diverso. Non siamo degli alberi, abbiamo delle alternative differenti. Di questo ne parlerò in un altro video dove parlerò proprio della trasformazione che è avvenuta da bootcamp a ritiri, perché fino a qualche mese fa facevamo dei bootcamp dove le persone venivano qua, facevano formazione, poi se volevano si fermavano e così via. Adesso abbiamo trasformato questa opzione in veri e propri ritiri di formazione, perché vogliamo far sì che vengano solo persone evolute fondamentalmente qui e non persone che vengono a intaccare l'isola come è successo ultimamente, perché comunque la nostra isola vogliamo far sì che rimanga con una vibrazione elevata e quindi vogliamo delle persone che siano propense a lavorare davvero su di loro e che abbiano già un minimo di consapevolezza, perché è quello il gruppo di persone che vogliamo davvero aiutare. Infatti questo video vuole essere un video di riflessione, ripeto, ne farò altri sull'alimentazione, sulla spiritualità, su possibili soluzioni e così via, quindi seguimi sul mio canale YouTube, iscriviti al canale se non l'hai fatto, perché farò a breve diversi video davvero sull'argomento. E quello che voglio lasciarti in questo video è: rifletti. La società in cui ti trovi non è normale. Come diceva il grande maestro Krishnamurti, è sintomo di sanità mentale non adeguarsi ad una società malata. Non adeguarti. E quale può essere davvero una via di uscita stando lì? L'avere una guida, l'avere un supporto, l'avere un gruppo con cui camminare insieme. Perché il sentirsi soli lì crea tutta una fatica che non vale la pena di sopportare. Anche per questo noi abbiamo la nostra accademia, un gruppo di persone che collaborano insieme, che si sentono, che sono connesse. Io davvero in questo video voglio chiudere facendo i complimenti proprio col cuore a tutte le persone che ora sono in Italia e che lavorano su di loro, perché non è facile, perché la società non ti porta a lavorare su di sé, ti porta a fare il lavoro tradizionale, ti porta al pagare le bollette, ti porta al pensare ai doveri, a tutto ciò che gli altri si aspettano da te, ma non ti porta
a guardare all'interno, non ti porta a sviscerare i tuoi sogni, non ti porta a realizzare tutto ciò che davvero sei venuto a fare qui in questa vita, in questo corpo. E questo messaggio è in particolare per i giovani. Sei qui per vivere nella gioia, sei qui per vivere nell'amore, sei qui per vivere le tue passioni. Non sei qui per fare un lavoro 8 ore al giorno e poi stanco morto arrivare a casa e farti i conti su come pagare le bollette. Non sei qui per fare questo. Sei qui per realizzare l'essenza divina che è in te, sei qui per essere felice e soddisfatto della tua vita. Non sei qui per stare in attesa di una morte che arriverà. Mi raccomando, rimani sveglio, cerca delle anime affini, ci sono poche ma ci sono, cerca una guida, un supporto, io ci sono. Chi vuole questo supporto, io sarò pronta a darlo, è il mio servizio. Rimani sveglio e usa questo video come un mezzo per vedere, quindi non prenderlo come una critica. L'Italia sarebbe un posto meraviglioso a livello di luogo, a livello di clima, a livello di bellezze. È l'uomo che ha incasinato tutto. Quindi non prendere questo come una critica, prendilo come strumento per leggere l'etichetta della bottiglietta dove tu sei all'interno. Almeno sai dove sei. E questo è il primo step, la consapevolezza, l'uscita dall'ignoranza. L'ignoranza ti rende schiavo, più sei ignorante e meno sei libero. Quindi vedi questa realtà, poniti il dubbio. Esiste solo questo? Esistono solo questi palazzi grigi con 1000 scritte di polemiche, di cose? O esiste un'altra realtà dove invece di fare scritte sui muri posso vivere nella gioia? Dove invece di lamentarmi posso essere felice? Poniti il dubbio, iscriviti al canale, ti aspetto per i miei prossimi video. Argomento Italia, andiamo avanti. Un abbraccio di luce, illumina il mondo, illumina. Namaste, resta sveglio.